Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. Nel video analizzerò l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Andiamo subito a scoprire l'opera. L'Ultima Cena è una delle opere più conosciute non solo di Leonardo da Vinci, ma dell'intera pittura. A questo dipinto è stato dedicato un eccezionale numero di scritti e studi, perché l'opera non solo affascina per il suo valore storico, rappresentando uno degli esiti più alti della ricerca di Leonardo sulla figura, ma anche per i tanti significati più o meno fantasiosi che gli sono stati attribuiti. L'intento di questo video è puramente introduttivo e mi soffermerò soprattutto sull'analisi dei 12 apostoli. Il dipinto è stato realizzato da Leonardo tra il 1494 e il 1498 circa e si trova nel refettorio dell'ex convento domenicano di Santa Maria delle Grazie a Milano. L'opera misura 460 x 880 cm ed è stata realizzata con una tecnica sperimentale della quale parlerò più avanti. Il dipinto venne commissionato a Leonardo da Ludovico il Moro, duca di Milano. Nella stessa sala del refettorio si trova anche una crocifissione coeva opera di Donato Montorfano. Leonardo, che era un grande sperimentatore, decise di affrontare questa pittura sulla parete del refettorio con una tecnica a secco, ovvero, semplificando, tramite l'applicazione di una base bianca sull'intonaco, che gli avrebbe permesso una stesura più lenta del colore a tempera grassa. Leonardo amava infatti i ripensamenti e correggeva ripetutamente le sue opere con successivi interventi. Al contrario, la tecnica cosiddetta a fresco necessita di un intervento più rapido da parte del pittore, prima che l'intonaco umido si asciughi. In questo modo però i colori vengono assorbiti dall'intonaco e meglio conservati. Tornando alla tecnica sperimentale a secco utilizzata da Leonardo, se da una parte gli permise di affrontare la grande opera come se fosse su tavola, potendo così lavorare con estrema calma attraverso interventi e velature successive, dall'altra si rivelò già nel giro di pochi anni come una scelta fallimentare. L'ambiente particolarmente umido del refettorio, che confinava anche con le cucine, aggravò la situazione, tanto che già una ventina di anni dopo la realizzazione se ne notava il deterioramento. Il Vasari, che vide il cenacolo nel 1566, scrisse: «Non si scorge più se non una macchia abbagliata». Nonostante ciò, l'opera ebbe subito grande successo e ne vennero fatte diverse copie che ancora oggi sono utili per darci un'idea di come potevano apparire i colori originali dell'opera leonardesca. Più avanti nel video vedremo alcune di queste copie. La collocazione del dipinto nel refettorio del convento è importante perché ci aiuta a comprendere le scelte di Leonardo. L'opera si trovava su una parete sul fondo di una grande sala dove i frati consumavano i loro pasti disposti lungo il perimetro, nel totale silenzio. Per comprendere le intenzioni di Leonardo dobbiamo quindi immaginare questa sala all'epoca. L'Ultima Cena si stagliava di fronte ai frati con le sue dimensioni imponenti, quasi 9 metri di base, ed in posizione rialzata. Il volto di Cristo è posto a circa 4 metri da terra. Il pittore coglie l'attimo immediatamente successivo alle parole di Gesù, che ha detto ai discepoli: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Le parole del Maestro scuotono le coscienze dei discepoli che reagiscono ognuno in modo diverso, ognuno secondo un diverso moto dell'anima. La stessa impostazione della composizione è studiata da Leonardo per dare l'impressione di una scena viva ed integrata con la sala, dandoci l'illusione, attraverso l'uso della prospettiva, di sfondare la parete. I presenti nel refettorio dovevano avere la percezione che la cena si stesse consumando proprio in quel momento, davanti a loro. I cosiddetti moti dell'anima, ovvero le reazioni espressive dei discepoli rappresentati da Leonardo sulla parete, dovevano scorrere lungo il perimetro del refettorio, toccando nell'intimo ogni frate. In questa immagine d'epoca possiamo notare come l'architettura che si estende oltre la tavola
lungo la quale sono posti Cristo e gli Apostoli, sia pensata per dare continuità alle pareti reali del refettorio. Leonardo immagina due sorgenti di luce che investono l'opera. Una è quella dipinta, che proviene dalle 3 finestre poste alle spalle della lunga tavola, e l'altra invece quella reale, che proveniva dalle vere finestre del refettorio poste alla sinistra del dipinto. Oltre le 3 finestre, sul fondo della sala, dove si consuma l'ultima cena, Leonardo inserisce un paesaggio probabilmente lombardo. Notiamo l'utilizzo della prospettiva aerea, che coglie l'effetto dell'atmosfera sul paesaggio in lontananza, dandogli una colorazione azzurrognola. Leonardo decide di rappresentare l'ultima cena non nel momento dell'istituzione dell'Eucaristia, ma nel momento in cui Gesù rivela che uno dei discepoli lo tradirà. Tutti i presenti sono schierati dalla stessa parte del tavolo. Anche questa è una scelta particolare, dal momento che spesso, nell'iconografia dell'ultima cena, Giuda viene isolato dal resto dei discepoli e siede dalla parte opposta della tavola. Leonardo invece, proprio nel momento in cui Gesù dichiara la presenza di un traditore, vuole che Giuda sia posto sulla stessa linea degli altri. È possibile che tale scelta sia collegata all'importanza data dai domenicani al libero arbitrio. Giuda quindi, nel momento fissato dal dipinto, avrebbe ancora lo spazio per ricredersi. Al centro troviamo Cristo. Il celebre intervento di restauro effettuato da Pinin Brambilla e conclusosi dopo oltre 20 anni nel 1999 ha rivelato anche il punto preciso, in corrispondenza della tempia a sinistra di Gesù, nel quale era conficcato il chiodo dal quale partivano tutte le linee prospettiche dell'opera. Gesù è al centro, dunque domina la scena, con le braccia aperte sul tavolo, la mano destra col palmo rivolto verso l'alto e quella sinistra con il palmo rivolto verso il basso. Il profilo triangolare di Gesù viene isolato dalla luce che penetra dalla finestra alle sue spalle. Notiamo anche come la sua figura non abbia contatti con gli altri apostoli. Gli apostoli sono posti a gruppi di 3, 2 gruppi a destra e 2 a sinistra di Cristo. Il primo gruppo che incontriamo sulla sinistra è quello formato da Bartolomeo, Giacomo Maggiore e Andrea. Bartolomeo è uno degli apostoli che reagisce con più energia alle parole di Cristo, si alza, tiene le 2 mani saldamente sul tavolo e si proietta con il busto in avanti. Giacomo Maggiore cerca invece contatto e conforto, mette la mano destra sulla spalla di Andrea e con la mano sinistra sembra richiamare l'attenzione di Pietro, che è il primo discepolo del gruppo successivo. Andrea, dal canto suo, assume una delle pose più eloquenti, alza le 2 mani e sembra dire: «Io non sono stato». Il gruppo successivo è quello formato da Pietro, Giuda e Giovanni. Pietro, fratello di Andrea, si sporge dietro le spalle di Giuda e sussurra a Giovanni di chiedere a Cristo chi sia il traditore. Pietro tiene con la mano destra un coltello. Lo tiene con una contorsione un po' anomala del braccio destro che ha alimentato interpretazioni talvolta fantasiose. Ritengo che il coltello possa alludere ad un episodio evangelico di poco successivo all'ultima cena. Pietro infatti ferirà con un'arma da taglio Malco, il servo del sommo sacerdote Caifa, mentre si appresta con altri uomini ad arrestare Cristo. Giovanni, il più giovane ed imberbe dei 12, va incontro a Pietro con sguardo assorto e malinconico. Giuda, da parte sua, sembra ritrarsi da Cristo. Notiamo come nel pugno della mano destra tenga stretto il sacchetto con i 30 denari. Trovo interessante la posizione della mano sinistra di Giuda, aperta in posizione d'artiglio, che è quasi speculare a quella sinistra di Cristo. Tra queste 2 Giovanni tiene invece le mani pacatamente conserte. Cristo al centro, con la sua sagoma triangolare in controluce, sembra assorto e distaccato da tutti. Alla sua sinistra troviamo il gruppo formato da Giacomo Maggiore, Tommaso e Filippo. Giacomo allarga le braccia platealmente, in segno di sconcerto, non sembra credere alle parole del suo maestro. Tommaso si allunga dietro di lui, verso Cristo, alza un dito al cielo e sembra chiedere: «Dimmi una sola cosa, chi è stato?»
Filippo si è invece alzato, ha il volto pieno di sgomento e rivolge le mani verso di sé. Sembra quasi dire: non penserai che sia stato io. L'ultimo gruppo è composto da Matteo, Giuda, Taddeo e Simone. I tre stanno conversando, si stanno confrontando sul significato delle parole appena udite. Matteo, rivolto agli altri due, tende le mani verso Cristo. Le due mani di Giuda Taddeo si contorcono e sembrano riflettere il suo stato di confusione e incredulità. Da parte sua Simone sembra rimarcare al proprio vicino come sia stato proprio Cristo a pronunciare quelle parole. Abbiamo visto come Leonardo abbia costruito il dipinto in modo da poterlo arricchire di sfumature psicologiche, sottolineando con il linguaggio delle posture e del movimento l'indole, il carattere di ciascuno dei 12 apostoli. Alle medesime parole pronunciate da Cristo, ognuno reagisce secondo il proprio sentire. Abbiamo visto chi è più curioso, chi riservato, chi chiede maggiori spiegazioni, chi si affida alle interpretazioni degli altri discepoli, chi pensa di scolparsi, chi si sente in colpa anche se non è il destinatario delle parole del Maestro. Uno dei miracoli dell'Ultima Cena è proprio questa rassegna di moti dell'anima. Leonardo mette in scena la psicologia dei discepoli sia a livello individuale sia di gruppo, attraverso il loro interagire. Purtroppo, anche dopo gli attenti interventi di restauro che hanno cercato di riportare alla luce quel che è rimasto della mano di Leonardo, che si nascondeva sotto successive ridipinture, il linguaggio dei volti è andato quasi totalmente perduto. Allo stesso modo non possiamo più apprezzare diversi dettagli del dipinto, quali quelli relativi alla tavola imbandita, alla posizione dei piedi sotto la tavola e alle decorazioni della stanza dove si svolge la cena. Un'idea di come poteva essere il cenacolo al momento della sua realizzazione la possiamo avere osservando alcune copie. Una celebre copia è quella attribuita al Giampietrino, che vediamo in questo momento, conservato alla Royal Academy of Arts di Londra. È un olio su tela e risale a circa il 1515. Quindi solo 20 anni dopo l'originale leonardesco. L'opera è interessante perché le sue dimensioni, 7,70 m di lunghezza, si avvicinano a quelle del modello originale. Una seconda copia che vi mostro è quella attribuita a Marco Doggiono e di proprietà del Louvre, databile in un periodo che va tra il 1505 e il 1520. Questa è una tavola che misura cm 260 x 549. Databile intorno al 1550 è invece la copia conservata nella chiesa parrocchiale di Ponte Capriasca vicino a Lugano in Svizzera. L'opera è attribuita ad Anonimo Leonardesco, probabilmente un pittore della cerchia di Bernardino Luini. Il cenacolo vinciano ha seriamente rischiato di andare distrutto nel corso dei bombardamenti che si abbatterono su Milano il 16 agosto 1943. Alcune foto d'epoca ci mostrano come la preziosa opera sia stata messa al sicuro con dei sacchi. Nonostante il complesso di Santa Maria delle Grazie sia stato seriamente danneggiato dai bombardamenti, l'Ultima Cena è miracolosamente rimasta in piedi. Nella foto vediamo al centro la crocifissione di Donato Montorfano che è posta all'estremità opposta del refettorio, che come vediamo è stato completamente distrutto. Se avete gradito il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere cosa pensate dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Vi aspetto al prossimo video.